Vai, andiamo verso la fine della storia. Così terminiamo anche questa avventura. Questo stupendo universo che spero venga tra l'altro rinnovato presto. Io farei questo. Allora. You won't take me! I won't let you! I'll kill you all! Ok. Adesso mi dà l'ostilità del mondo e l'universo, ma tanto ormai lo stealth è saltato, quindi faccio anche questo. Don't run! It will be easier if you come out. Ma non voglio ucciderli perché comunque questi tornano normali. Stand. Ok, adesso però adesso diventa complicata. Sono rimasti in due, ma noi abbiamo le barrette. Away from me. Ok. È rimasto soltanto quel tizio là. Quindi questo è un palese bug dell'intelligenza artificiale perché cioè tutta la mappa sta convergendo qui. Quindi ok, abbiamo dato un po' dei cazzotti. It's in my head. I know it is. Ok. Sicurezza 3. Access granted. Ok. No, there's no one here. It's all in your head. Wheel! Monster! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Ok, allora. No, sto cercando ovviamente Bill Taggart, che dovrebbe essere in questa zona. Quindi è per questo che sto perdendo tempo in questa maniera. In realtà potevo anche farne a meno, però perché ovviamente sono precipitato per 3 piani di scale. Lo stesso. Access granted. Go! You stupid one!
l'assistente era saltata da un pezzo. Ok. Allora, qui abbiamo lo stesso problema tipo dei 18 miliardi di tizi. Access granted. Svegli. E così. Kill you all! I'm gonna kill you all! I don't want it. Let me go! Get away! Ok. Via sgombra. Tranquillamente. Qua giù c'è il robottino ma è disattivato. Un palmarozzo che ci avrebbe dato probabilmente, esatto, le credenziali della cosa livello 5, ma non fa niente. Ecco qua quello che mi serve. Fatta. Access granted. Fatto. Qui ci siamo. A posto, abbiamo trovato anche Bill Taggart, un po' di bimbi. Ehi. Gimme money, esatto. Mr. Jensen, how ironic that you should be the one to save us from the monsters out there. Monsters, Taggart? You mean people. Augmented people who've lost all control, lost their reason. Isn't that supposed to be my line? Unfortunately, it seems your esteemed Mr. Darrow decided to appropriate my point and turn it back on me. In madness and in blood. He has betrayed us all. So you finally admit it. You are part of this after all. You have been all along. It would be pointless to deny anything now, but despite what you think of us, we never wanted augmentations outlawed. All we've ever sought is regulation, rules governing how the technology is developed, and laws that ensure its use for the good of society. You've raised society above humanity. So who gets to make those rules? Men with wisdom, strength, and tenacity to know what's right. Proven leaders who distinguish themselves like you, Mr. Jensen. You've certainly earned the right to be one of us. All you have to do is take it. I'm not looking for glory, Taggart. Just remember that without control, there's no room for freedom, only anarchy. You were a policeman once. You know the importance of order. I know there's a difference between order and slavery. The biochip wasn't supposed to force people to do anything. It merely limited powers so that people couldn't go on killing sprees like the ones taking place right now. Amazing how well that worked out. Say what you will, but I know that some part of you agrees with me. Absolute freedom is no different than absolute chaos. Society needs boundaries if it has any hope of surviving. And you, Mr. Jensen, can be the one to give us that hope. Shut down Darrow's signal. Then help me get a message out saying that an accident at VersaLife contaminated the world's neuropozyne supply. VersaLife? And what if I decided to blame the Illuminati? The Illuminati is just a name to get rich financiers to invest more money. Besides, do you really think the world will believe in some 18th century conspiracy theory?
Do this for us, and you'll ensure a future for mankind, all of mankind, augmented or otherwise. The future Hugh Darrow offers doesn't allow for both. Let me think about it. E ci siamo, quindi come vedete adesso abbiamo la prospettiva di tutti i finali che possiamo scegliere, e tra l'altro possiamo sceglierli noi. Esatto, sì, perché saremo esattamente noi a determinare che cosa fare da una parte o dall'altra. Adesso non ci resta altro che andare finalmente al cuore e allo scontro finale. Abbiamo 17 munizioni per il Typhoon, non possiamo fallire. Who's there? I won't. Dimenticavo questi. Ok, questa roba. È troppo in basso. Vabbè, tanto comunque questi qua dormono tutti. A posto. E adesso andiamo verso il finale. Comunque non so che cosa ne pensate di questo lungo diario, ma per me Deus Ex è un gioco meraviglioso. Sarebbe interessante riproporre anche la sua apparizione, cioè la sua versione del 2000 e il suo sequel Invisible War, che è molto più o meno acclamato però. Ah sì, questi li ho ammazzati io. Ast. Sacrifici necessari. Ok, scendiamo nel vero cuore di Pancea. Ignoro come questa struttura possa essere utile al surriscaldamento climatico. Abbiamo 1 chilometro di discesa nell'abisso. Ci siamo. Siamo alla fine. What the hell? Oh my God. Water pressure nominal at 173 psi. Who am I? Communications web online. I feel cold. Drones 1 through 3 within operational parameters. I don't remember. Drone 4 disconnected. Let me go. Processing. Oh God, please help me. I'm scared. Core temperature stable. Processing. Zhao, what are you doing? Connecting to Panchea's Haron project, Mr. Jensen. The most advanced quantum computer slave to the human brain, and the closest to perfection we'll ever achieve. I'm going to use it to hack Darrow's signal and rework the message to our benefit. Our benefit? You mean the Illuminati's?
Someone has to override the signal and be the world's savior. And let's be honest, neither of us would trust anyone else to fill that role. Computer, begin EEG sync. So much pain. Syncing beta waves at 40 cycles per second. Sleep, please. Let me sleep. Incompatible master-slave chain detected. Alert. Unable to transfer control to Alpha Pod. The system won't recognize my chip. Neural systems offline. Rerouting control of the gene. I can't control Iron. Increasing glutamate levels by 32%. Sal, get them out of there. I have to reach the control chamber. No! I can still control it! I'm in control! Stop the signal. Security alert. Through the primary control hatch. Oh, shit. Ok. Falliremo. Alpha Pod security in place. To access Alpha Pod, purge tertiary pods. I must be the one to alter the signal! Once I do, the Council will welcome me with open arms! Ok. E adesso sfruttiamo questa e spero di avere altri atterrorifici, sì. Sono 3. Ok. Ah no, ce l'ho qua. Manual override of tertiary pods initiated. Total system purge in effect. Shutting down tertiary stations. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Electric discharge sequence initialized. Where did you get that code? I'm not fool, Daryl. This will not stop me, Jensen. It's happening. Iron is compromised. No, wait. It's initiating emergency protocols. You don't know the resources they have at their disposal, Jensen. Despite your special genetics, you have been in over your head the whole time. Initiate dissipation protocol. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Pathway to discharge sequence. Ok, allora volta in una. Damn you, Daryl. You betrayed them. Warning. Primary pod compromised. Secondary security measures activated. Volta in una e ho un sacco di cornette. Ormai. Evacuate area. You cannot. Posso fare la stessa ancora cosa a lungo. Reach you, Jensen. There are too many Ok, No. e ho finito. I can't take Ok. Vabbè, direi che anche è inutile andare a raccattare. Quasi dispiace. Hello, Adam. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer. Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance.
Hugh Darrow hoped to tip the scales one way by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Darrow's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. However, if you desire, I can alter Darrow's message. Conceal the creation of the biochip while putting in new content. Content blaming the humanity front, like Sarah suggested. The organization has already admitted to harboring terrorists. It would be easy to convince people they turn to biological warfare in a more desperate attempt to get rid of augmented people. But why? What would that achieve? In time, it could shift the focus of hatred onto people whose prejudices are seen as too extreme, leaving corporations free to experiment with human evolution as they desire. But if you want me to perform this edit for you, you must disengage the signal and activate the video edit function from here. Alternatively, Darrow's message can be adjusted to erase all mention of the power group known as the Illuminati. I can report that lack of proper regulation allowed vast quantities of neuropozyne to become contaminated prior to reaching the market. Taggart's preference. You think the world will buy a made-up story about neuropozyne poisoning? You might be surprised by what people believe. I can convince them. And having experienced the negative effects of corporate negligence firsthand, a majority of people might force the world to place harsh restrictions on all human enhancement research. But only if you disengage the signal and activate the video edit function from here. Of course, there is another option. This passage leads to Panchaea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? Questa è la cosa figa di Deus Ex Human Revolution, che le azioni del giocatore hanno un impatto reale e serio nella storia e ne cambiano addirittura il finale. Da questo punto di vista Deus Ex, il primo Deus Ex, era ancora più estremo perché poi cioè, qui come avete visto il boss fight finale è unico, mentre invece in Deus Ex l'originale c'erano finali diversi che costringevano il giocatore a fare cose completamente diverse, e tra l'altro il finale più figo era anche quello mezzo impossibile da ottenere, cioè era quello a difficoltà più elevata. Adesso qui sta a me. Io nella mia prima run distrussi Panchaea, adesso invece farò una scelta diversa. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Let me think about it. Il problema è che comunque tutte le scelte hanno un peso, almeno per me, perché comunque fare questo, quindi andare a distruggere Panchaea, significa condannare a morte tutti quelli che stanno qui dentro. E vabbè, If you do this, faremo questo. Concluderemo questa run in un modo differente. Mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Probabilmente l'umanità non rinuncerà mai alla tecnologia. So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Took me a while, but I finally see his point.
How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be. How many times in the call of duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely the seed for change. And change never comes without pain. E avete visto in sovraimpressione l'achievement leggenda, che è l'ultimo obiettivo del gioco che mi mancava, e anche questo è stato completamente completato. Ora, se vogliamo, la profondità del Deus Ex originale è lontanissima da questo titolo. Ripeto, il Deus Ex originale permetteva proprio di fare cose completamente diverse per indirizzare il giocatore al finale, e quindi la sequenza di gioco cambiava a seconda della scelta compiuta in una mappa unica. Qui invece abbiamo unica boss fight identica e poi la possibilità di 4 opzioni che cambiano il finale in coerenza poi però con l'ultima scelta del giocatore, quindi in realtà non c'è in realtà questa sequenza finale rimane un po' a sé, cioè non c'è una trasformazione graduale del mondo di gioco, nel senso, quello che cambia è soltanto il giocatore protagonista, la sua visione delle cose e la sua visione del mondo. E bisogna comunque dire che non sono molti i titoli che permettono una riflessione su delle tematiche che sono quanto mai attuali, come l'ingegneria genetica, il progresso, il ruolo della scienza, il ruolo della democrazia di fronte al progresso tecnologico delle corporations. Sono temi che questo gioco affronta in maniera molto profonda e seria, mettendo di fronte anche noi giocatori a tutti quelli che sono i contorni, no? Qui tutti quelli che nella realtà vengono chiamati complotti, anche per scherno, sono tutti veri. Ci sono gli Illuminati, c'è la Rothschild, c'è la Bilderberg, c'è anche il chip che controlla le menti, le emozioni delle persone. Questo significa però non ridicolizzare, ma riflettere sul modello degli scrittori, soprattutto quelli distopici, che immaginavano una società profondamente diversa, una società che tipo era la conseguenza dei rischi. Non lo so, io sono sempre molto grato di poter fare questo tipo di riflessioni in un'esperienza unica. Il gioco non è perfetto, avete visto, le boss fight sono anche abbastanza semplici, anche la difficoltà massima il Typhoon risolve tutti i problemi, però la bellezza di un gioco non sta soltanto nella parte ludica, e la lunga playthrough di KOTOR 2 secondo me lo dimostra. E detto questo, si chiude qui questa esperienza.
You worry too much, Morgan. There's nothing we can't manage given time. She's here. I have to cut this short. Keep going through the wreckage. Maybe we'll find something we can use for the Morpheus initiative. Come in. Dr. Reed. We're so pleased you decided to join us. Where else could I go? No regrets, my dear. As Ariadne told Theseus before he entered the Minotaur's labyrinth, always forward, never left or right. You'll be very interested in our current project. We're breaking new ground. Yes, the nanite virus chimera is quite intriguing. I'm looking forward to seeing the hybrid project up close, Mr. Page. And so you shall. But please, call me Bob.